Ciao ragazzi, proprio in occasione del video che sto per mostrarvi per quanto riguarda la configurazione di Assetto Corsarelli con un visore di realtà virtuale, in questo caso utilizzando io il Pimax Lite, colgo anche l'occasione per parlarvi degli sconti che saranno disponibili fino a fine mese, fino al 31 dicembre, in cui potete risparmiare $80 con il codice MIRCO80 per il Pimax Crystal Super, oppure per quanto riguarda il Pimax Crystal Lite, $40 di sconto più un extra 3% di sconto con il codice MIRCO. Naturalmente rimangono invariati la possibilità della campagna upgrade di Pimax, in cui potrete risparmiare più di €200. Questo naturalmente vi dà la possibilità di avere due tipologie di sconto: o il kit cuffie di alta fascia, le DIMAS, montabili sul Pimax, più per chi utilizza degli occhiali, delle lenti specifiche per non doverli indossare all'interno del visore, oppure scegliere sempre le DIMAS più un extra 10% di sconto. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione. E adesso iniziamo il video. Ciao ragazzi, oggi parliamo di Assetto Corsarelli. Ho il sorriso sulle labbra perché l'ho provato oggi per la prima volta con il sistema di movimento e sono basito, senza parole. Fino adesso l'ho utilizzato sempre con giochi GT, ma ti dico che su Rally farò dei contenuti più specifici su questa cosa, ma ragazzi cioè, è una cosa esagerata. Non me l'aspettavo, l'avevo provato anche in fiera, anche proprio questo mio stesso set mover, l'Enge Motion, ma settato personalmente non benissimo e non ero riuscito a trovarmi. Complice poi che piano piano sto riuscendo a capire come approcciarmi ad Assetto Corsarelli, ragazzi, troppo divertente, troppo divertente. Comunque, torniamo a noi. Oggi voglio parlarvi della possibilità di giocare ad Assetto Corsarelli in realtà virtuale. In questo caso è una modalità che non sfrutta al 100% quello che è il gioco, infatti secondo me serve un PC molto potente. Nel mio caso ho un Ryzen 9008 X3D e una scheda grafica Nvidia RTX 4080 overclock, con cui ho fatto un pochino di undervolt, e con tutto questo, utilizzando il Pimax Lite, tanti compromessi. Prendo qui la palla al balzo per dirvi, ultimamente sto giocando spessissimo con il Lite. Io ancora lo reputo il miglior visore ad oggi sul mercato, non perché sia il migliore a livello visivo, perché ormai ci sono delle versioni più evolute del Pimax Lite, ma quello che con un hardware medio-alto vi consente comunque di godere di una visione spettacolare. Complice poi la grafica di Assetto Corsarelli, ragazzi, è stupendo. Detto questo, vado un pochino anche a raggruppare tante cose che ho visto online per cercare di andare a migliorare l'esperienza, e naturalmente per tutto quello che servirà metterò dei link qui sotto in descrizione. Il primo programma di cui avrete bisogno è DLSS Swapper, questo per andare ad utilizzare l'ultima versione di DLSS nel gioco. Una volta scaricato vi appariranno, come vedete, tutti i giochi che ci sono disponibili nella vostra libreria. In questo caso andiamo a cercare Assetto Corsarelli, ci clicchiamo 2 volte, andiamo nella sezione DLSS, andando a cliccare ci sono tutte le versioni, noi andiamo all'ultima, la scarichiamo, io in questo caso già l'ho scaricato, e fate sostituisci. E qui a destra utilizzate l'opzione Always Use Latest, cioè utilizzate l'ultima versione disponibile. In realtà da qui si possono fare anche degli aggiornamenti per quanto riguarda altri aspetti. Anche qui, per quanto riguarda la frame generation, ho scaricato l'ultima e potete sostituirla. Potete fare la stessa cosa anche per l'SFR, serve per tantissime cose e serve anche per tanti giochi. Qui vi viene scritto sotto se utilizza o non utilizza il DLSS, fate vobis, come si dice in latino. Allora, una volta fatto questo aggiornamento, lo iconizziamo, andiamo ad aprire Steam, andiamo nella nostra libreria, Assetto Corsarelli, pulsante destro, proprietà,
e qua in opzioni d'avvio scriviamo meno DX11. Questo servirà per poter utilizzare al meglio la libreria OpenXR. Una volta fatto potete chiudere. A questo punto dovrete scaricare UEVR. Io in questo caso metterò il link in descrizione, c'è la versione Nightly, cioè sarebbe l'ultima versione beta disponibile. È quella che ho visto negli ultimi video consigliano, quindi non ho trovato particolari problemi durante l'utilizzo. Così avete già attive le ultime feature di questa applicazione. In questo caso, se utilizzate Pimax, selezionate OpenXR e a questo punto ancora non dovete fare nulla. Andiamo adesso nell'applicazione di Pimax. Andiamo su Device. Io personalmente amo giocare a 90 Hz, 90 fps. In questo momento, con l'utilizzo del mio hardware e con l'implementazione che c'è su Assetto Corsa Rally, sinceramente non riesco a giocarci bene. Ci sono due opzioni: o giocate a 72 Hz oppure lasciare 90 e attivare lo smoothness. In questo caso preferisco optare per i 72 Hz. Andiamo adesso su General. Sinceratevi di utilizzare il Runtime Pimax OpenXR. Nella parte FOV utilizzo Normal, che sarebbe il pieno FOV che è disponibile sul Pimax. Image Quality utilizzo Customize e imposto 70%. In realtà forse sarebbe il caso di provare a mettere anche qualcosa meno con la mia scheda. GPU Upscaling nessuno. GPU Sharpness impostiamolo a 2. Conferma. In questo caso Quad View l'ho impostato su Performance. E per il resto lasciamo così com'è. Come vi ho detto, qui è l'opzione nel caso vogliate provare 90 Hz con lo Smart Smoothing, avrete 45 fps renderizzati praticamente 2 volte. In questo caso avrete bisogno anche di meno fps rispetto anche ai 72. Vedete voi come vi trovate meglio. A questo punto facciamo applica. Andiamo a mettere tutto sotto, possiamo lanciare il nostro Assetto Corsa Rally. Una volta all'interno del gioco andiamo subito su impostazioni. Vi consiglio subito, nel caso abbiate il funky switch, di andarvi a settare la possibilità di utilizzarlo per andare avanti, destra, sinistra e cambiare le schermate. Questo perché all'interno dei menu di Assetto Corsa Rally, utilizzando l'applicazione UEVR, c'è un disaccoppiamento dei livelli tra il gioco e i menu. In realtà all'interno dell'applicazione UEVR c'è la possibilità di andarlo a settare. Io ragazzi mi sono impazzito, non è stato di mio gusto. Secondo me, andandovi a settare le cose direttamente sul volante, sarà tutto più facile andare a scorrere e fare tutto quello che vorrete senza dover impazzire nel cercare di allineare questa cosa. Sicuramente quando verrà tutto implementato in maniera corretta all'interno del gioco stesso non ci saranno problemi. Andiamo indietro, andiamo su impostazioni video, utilizzo in questo caso, lo lascio schermo intero. Andiamo prima nella parte grafica, vediamo di posizionarci tutto su medio, anche qualità riflessi e qualità texture tutto su medio. Facciamo medio, 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 medio. Lasciamo su medio anche questo, anche se qui potremmo decidere anche di metterlo in basso per dei glitch che potrebbero esserci. A questo punto indietro che salva, ritorniamo un attimino nella parte dello schermo e a questo punto dobbiamo andare a diminuire l'intensità di illuminazione. Vediamo, adesso lo portiamo intorno al 40, poi lo vedremo in gioco. Questo perché con l'utilizzo di questo applicativo abbiamo un problema di troppa esposizione. Dovremo andare a fare delle modifiche tramite l'applicazione UEVR proprio per andare a migliorare questo aspetto qui. Una volta fatto tutto questo, indietro e conferma, andiamo a gara. Io mi metto la mia bella mini, potete entrare direttamente in modo che vi trovate già un bel po' avanti. A questo punto selezionate, andiamo avanti, perfetto, andiamo ancora avanti,
A questo punto apriamo il nostro UE VR. In realtà per molti giochi serve l'autorizzazione da amministratore. In realtà ho notato che per l'utilizzo di Assetto Corsarelli non c'è bisogno. Altrimenti, una volta aperto, cliccate Restart as Administrator. In realtà potrete direttamente sull'applicazione tasto destro fare in modo che ogni volta che viene aperta l'applicazione si apra in modalità amministratore. A questo punto, in questo menu a tendina apparirà ACR, che sarebbe il nostro gioco. Ci clicchiamo sopra. Una volta cliccato vi consiglio subito di andare a modificare. Dovrete avere selezionati entrambi VR Decouple Pitch e VR Decouple Pitch UI Adjust. Questo praticamente andrà a bloccare l'orizzonte. Io è un'opzione che utilizzo su tutti i giochi VR. Personalmente mi aiuta tantissimo col motion sickness. Anche se io utilizzo la VR da tantissimi anni, io se non attivo questa opzione su qualsiasi gioco mi sento male. Quindi mi sento di volerla consigliare a tutti. Una volta fatto tutto ciò, iniziamo a prendere il nostro bel Pimax. Io vi faccio vedere, guardate che belle. In realtà il Pimax Lite ce l'ho con le cuffie originali, ma ho creato questi padiglioni per andare a migliorare l'immersione, quindi aumentano sia i bassi e il volume del gioco. Soprattutto nei giochi di macchine, secondo me, è importante avere un volume adeguato. A questo punto clicchiamo sul pulsante Inject e iniziamo ad indossare il visore. Io mi tolgo gli occhiali perché all'interno al momento utilizzo le lenti di VR Rock, ma ve ne parlerò più avanti. Mi rilevo un attimo il visore perché vado a fare delle modifiche che preferisco fare così. A questo punto vi apparirà questa schermata. Voi andate su Show Advanced Option, andiamo subito su Console, attiviamo Display Console, andiamo ad inserire il comando R.EIE e vi apparirà una serie di comandi. Scendete giù, è l'ultimo, EIE Adaptation Quality, ci cliccate, aggiungete uno 0, vi faccio vedere subito che cosa accade. Guardate lo sfondo, vediamo se riesco a farvelo vedere, vedete sotto, guardate appena do invio, vedete? È aumentata un pochino la chiarezza. Perfetto, andiamo un attimo a controllare. Ok, chiudiamo la console. Rivado un attimino su Option perché secondo me devo abbassare ancora un pochino video questo valore. Vediamo un attimo. Sì. Forse ancora un altro velo. Vediamo. Ok. Così personalmente mi piace di più. A questo punto ritorniamo in auto. Continua. Perfetto. Indosso il visore. Andiamo a centrarci tramite il pulsante Set altezza, posizione iniziale, ci andiamo a mettere bene, Recent View, perfetto. Ok, io però mi sento un po' lontano dal volante, non ci sono ancora, in realtà ci sono delle opzioni per andare a muoverci, che sarebbero camera, ma vi faccio vedere, si muovono ad una velocità pazzesca, non riesco a regolarlo. E quindi ok, ci rimettiamo a 0, riclicchiamo nel ricentrarsi, ricentriamo anche l'orizzonte. Ok, ragazzi, ci siamo. Ultima cosa che andiamo a fare, andiamo su console, scendiamo un attimo giù dove ci sono Color Max, Color Mid e Color Min. Io ho scelto questi valori, andateli a variare per cercare quello che più vi piace. Io intorno ai 750, 770, quest'altro in realtà se non ricordo male l'avevo messo un pochino più scuro, intorno
probabilmente, ecco, così mi piace di più. Ci siamo. A questo punto possiamo rimpicciolire. Perfetto, siamo sui 72 fps, quindi dovrei riuscire a giocare abbastanza bene. Rifacciamo set standing, recenter view, lo possiamo rimpicciolire. Personalmente molto molto fluido. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, via, vai, 40, sinistra 3, corta, e destra 4 e sinistra 5, e attenzione, destra 5, frena, tornante destra, 80. Tornante sinistra, chiude tardi, 50. Destra 3, corta, 130. Ragazzi, non male, non male. Per essere un'implementazione destra 4, chiude 2, ritarda, 60. che in realtà non è ufficiale, devo dire, Sinistra non 4 male. e destra 4 lunga. E sinistra 4, 70. Accenni sul dosso In realtà è realtà virtuale 90. rispetto al monitor, almeno il monitor che ho io, Sinistra 4, corta, sta si ha un interno, maggior 40. senso di velocità. Sinistra 5 lunga, chiude tardi, 50. Frena, sinistra 3, chiude 2. In, destra 2 lunga, accenni, sul dosso, 70. Accenni. In, Non destra male, 6, non stai male. esterno, 100. Allora ancora come Sinistra 5 chiude, sul dosso e destra 5, intensità 60. di luce lo trovo troppo luminoso personalmente per i miei gusti. Sinistra 4 e destra 4 chiude, 40. Però Sinistra ragazzi 3 è lunga, giocabilissimo, in, destra 4 giocabilissimo. lunga, non tagliare. Ok, ok. Stoppiamo un attimo perché volevo dirvi un'ultima cosa. Tutto bello, bella la boiserie, bello tutto. C'è solo un piccolo problema, che la parte di andare a cliccare sul codice per andare a migliorare la parte dell'esposizione la dovrete fare tutte le volte che entrerete in gioco. Non la salva, non ho trovato un modo per salvare quel tipo di configurazione, e quindi quella fa parte di una di quelle cose che ogni volta che vorrete giocare in realtà virtuale ad Assetto Corsa Rally rimane un pochino macchinoso fare tutto quanto, soprattutto poi perché dovrete cambiare sempre le impostazioni grafiche, cambiare il livello di luminosità, perché come vedete così è tutto molto scuro rispetto a quando giocate con praticamente con il monitor. Però vi dà già un primo approccio a quello che potrebbe essere la realtà virtuale. Io avevo un grandissimo timore su alcuni aspetti in realtà virtuale, cioè la parte in lontananza, e devo dire che utilizzando questa applicazione, io non l'avevo mai usata, si vede molto bene, molto nitido. Io immagino soltanto quando verrà tutto implementato in maniera nativa e soprattutto anche migliorati gli aspetti grafici, perché vi dico che anche con la mia configurazione e con il monitor, naturalmente con una 5080 io pretendo di giocare con impostazioni molto alte, giro tra i 120 fps, 130, non ho particolari problemi perché il mio monitor in realtà non ha un grandissimo refresh, però pensavo di più, vi dico in tutta onestà, di fare molte più fps. Poi naturalmente si può tutto ottimizzare andando a togliere da qualche parte, però credo che ancora a livello grafico, cioè di implementazione driver Nvidia in questo caso con il gioco, debba essere fatta per andare a migliorare tutto. Ragazzi, io spero che vi divertiate il più possibile con questo gioco, e a breve vi porto anche un contenuto insieme qui al sedile di movimento, perché è pazzesco, è bellissimo. Non voglio dirvi altro, non voglio dirvi altro. Ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao!